Ormai le P-Cam si trovano a prezzi veramente accessibili. Se si vuole un impianto di videosorveglianza, con poche centinaia di euro potremo avere un pieno controllo di ciò che accade all'interno delle nostre abitazioni. Attualmente il mio impianto di videosorveglianza infatti ha ben 5 telecamere Foscam e una telecamera della Netatmo. Tutte sono gestibili tramite la relativa applicazione per dispositivi mobili e tramite il supporto ufficiale, come per esempio Netatmo, o tramite OnBridge, per esempio per le Foscam, possono essere collegate all'applicazione casa. Per quel che riguarda infatti le Foscam, vi ho mostrato tempo addietro come poterle inserire all'interno di OnBridge. Se non avete visto il video vi lascio il link qui in alto. Ma visto che oggi parliamo del mondo Z-Wave, vedremo come collegarle all'interno del nostro Home Center 2 di Fibaro. Ma prima di tutto, sigla! Ciao ragazzi e bentornati su Mr. Apple. Prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Continuiamo la carrellata dei prodotti che possono essere collegati al nostro hub Z-Wave creato dalla Fibaro. Fino ad ora abbiamo visto dispositivi Z-Wave, come ad esempio il Flood Sensor o lo Smoke Sensor, ma anche le Philips Hue, le Nanolef Aurora o la stazione meteo della Netatmo. Se non avete avuto modo di vedere i vari video, vi lascio la playlist qui in alto. Oggi voglio invece mostrarvi come collegare le telecamere della Foscam al nostro Home Center 2. Prima di capire come fare, in questo video vedremo come avere il flusso video delle Foscam e, se la telecamera ovviamente lo supporta, anche gestire il pan e il tilt. La prossima settimana invece vedremo come poter impostare le telecamere per registrare tramite dei virtual device. Come vi dicevo, ho 5 Foscam, per la precisione ho 3 FI 9816PW che non sono altro che questo modello qui. Ho una C2 e una telecamera da esterno, ovvero la 9900P. Non andiamo ad utilizzare il plugin ufficiale perché crea dei problemi con alcuni modelli di telecamere e a tal proposito quindi utilizzeremo i comandi CGI messi a disposizione dalla Foscam stessa. In descrizione ovviamente troverete il link per il manuale delle CGI e delle Foscam dove andare a reperire i vari comandi. Procediamo quindi con l'installazione. Per farlo andiamo nella sezione dispositivi e scegliamo aggiungi una telecamera. Nella schermata che si presenta andiamo ad assegnare un nome e una stanza come sempre e come modello dobbiamo andare a selezionare semplicemente Foscam. I campi riguardanti il nome utente e la password possiamo lasciarli in bianco. A questo punto spostiamoci nella sezione avanzati e qui dovremo andare ad impostare il protocollo, che è l'HTTP, e l'IP e la porta corrisponde alla vostra videocamera. A questo punto i campi seguenti dovranno essere completati in base ai comandi CGI che sono afferenti alle vostre Foscam. Non dimentichiamoci ovviamente di inserire username e password alla fine. In sovraimpressione potete vedere un esempio di comando da inserire per poter far spostare la nostra telecamera. Ovviamente user e password sono fittizie. Ricordate anche di mettere la spunta sull'invio dello stop, altrimenti la telecamera ogni volta che andremo a effettuare un movimento andrà fino alla fine corsa. Poiché i nuovi firmware non supportano più l'MJPG, selezionate il JPG e settate ad un secondo il refresh o anche a valori più alti se lo preferite. Una volta completati tutti questi passaggi, salvate. Se tutto sarà stato inserito correttamente, dovremmo avere l'immagine proveniente dalla vostra IP cam. Come abbiamo visto, la configurazione su Home Center 2 non è complessa, eccezione fatta ovviamente per i comandi CGI. Per nostra fortuna il manuale è abbastanza semplice da comprendere, anche se questa è solamente in lingua inglese. Sul mio Home Center 2 ormai le cam sono configurate da diversi mesi. In questo periodo non ho mai avuto nessun tipo di problema nella comunicazione e anche nell'invio del flusso video. Inoltre queste sono integrate anche all'interno di altre scene che utilizzo all'interno del mio Home Center per poter armarle e disarmarle, ma ovviamente di questo andremo a parlarne la prossima settimana. Per ora non mi resta che salutarvi, vi ricordo di mettere un like e di condividere il video. Ciao e alla prossima!